Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Casanova Tarot e i Sexual Magic Oracles. Che cosa andremo appunto a chiedere ad entrambi questi mazzi? Ovviamente ragazzi sapete primariamente ai Casanova Tarot e successivamente anche delle specifiche importanti e dettagliate ai Sexual Magic Oracles. Come sarà, come procederà la mia vita sentimentale, ma anche appunto passionale, erotica nei prossimi giorni e ovviamente nelle prossime settimane. Ovviamente questa stesa è valida per tutti coloro che appunto hanno già una storia in essere e che ovviamente non sono più particolarmente soddisfatti appunto della storia in questione, oppure ovviamente è una stesa valida anche per chiunque stia cercando invece l'amore o comunque qualcuno di nuovo da avere al proprio fianco. Voi sapete che io faccio sempre tutte le distinzioni, ovviamente dei vari casi, a seconda dell'arcano che viene estratto, d'accordo? In modo da dare ovviamente a tutti la possibilità di comunque ritrovarsi e comprendere e riflettere sulla propria condizione sentimentale, d'accordo? Ovviamente questo è un video ad una sola stesa, voi sapete che io tendo ad alternare video appunto a due varianti, due stese e video come in questo caso a una variante unica. Questo ragazzi come sempre per cercare il più possibile di ovviamente venire incontro alle necessità di ciascuno di voi. So che ci sono persone che amano particolarmente la variante unica e persone che invece amano poter scegliere, quindi avere la doppia variante. D'accordo? Quindi questo sarà appunto un video ad una sola variante. Dunque, riponiamo momentaneamente ovviamente il mazzo dei Sexual Magic Oracles, mettiamolo in questa posizione in modo che non dia fastidio alla stesa e per il principio di sincronicità iniziamo appunto a mescolare i Casanova Tarot, questo mazzo meraviglioso che ripropone in dettagli davvero significativi e ben fatti ovviamente la Serenissima Repubblica di Venezia ai tempi del giovane birbantello Casanova. Allora, perfetto. Perfetto, e dunque possiamo appunto iniziare questa stesa, come vedete appunto con il metodo degli 8 arcani o 7+1 come appunto dico sempre io, dove il +1 sta proprio per questa posizione ragazzi che è fondamentale, cioè il consiglio degli arcani. Dunque iniziamo ovviamente dalla carta che si riferisce appunto al presente, vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del giudizio. Allora, la carta del giudizio ci parla di effettivamente qualcuno a cui voi piacete tanto, d'accordo? Quindi qui partiamo già con un dato di fatto, cioè c'è una persona molto molto interessata a voi, che però, guardate, sta in qualche modo valutandovi e ovviamente sta cercando di prendere un po' i contorni della vostra storia, della vostra situazione,
vuole capire se ovviamente voi ricambiate in qualche modo i suoi sentimenti o comunque l'attrazione che lui prova per voi. Quindi è comunque una persona interessata a voi. Interessata, vi ripeto, in particolar modo a cosa? In questo caso, vedete, all'aspetto estetico, quindi voi piacete tanto a questa persona da un punto di vista pratico e ovviamente fisico. È una persona che vi conosce da relativamente poco tempo, quindi è una persona che evidentemente o avete incontrato per esempio in vacanza, oppure è una persona che avete conosciuto per esempio in città o nel vostro ambito professionale, ma vi ripeto da poco tempo, d'accordo? Quindi generalmente appunto la carta del giudizio parla proprio di un incontro avvenuto da poco tempo. Entro breve tempo, questa persona, altrettanto breve tempo, questa persona vorrà scrivervi o comunque contattarvi. Entro pochissimi giorni o al massimo, vi ripeto, un mesetto circa. Quindi è una persona che, guardate, vi sta tenendo d'occhio per cercare di capire effettivamente se possa esserci dell'interesse, ovviamente, da parte vostra nei suoi confronti. La carta del giudizio potrebbe essere una persona che arriva dal vostro passato, ma con la quale però c'è stata una separazione, un allontanamento, quindi una grossa rottura, per cui per molto tempo non vi siete visti e da poco tempo è ritornata nella vostra vita o vi sta appunto tenendo d'occhio. Quindi comunque qualcuno che o si è riaffacciato da poco nella vostra vita e che fa parte del vostro passato, ma direi del vostro lontano passato, oppure proprio una persona completamente nuova. È una persona che vi ha visto come una sorta di sorpresa, come una sorta di dono in una vita, la sua, che evidentemente non è particolarmente felice. Anzi, è una persona che ambisce ad un grande cambiamento, ad una grande trasformazione e vede in voi la possibilità proprio di effettuare questa trasformazione. Quindi è una persona pronta a cambiare vita, d'accordo? Però obiettivamente è un cambiar vita che sicuramente in questo preciso momento sta ovviamente soppesando perché ci va coi piedi di piombo, cioè vuole capire effettivamente se con voi ci siano delle reali opportunità. D'accordo? Ma vi ripeto, questa persona ha in mente di potervi scrivere entro breve tempo. Tra l'altro, appunto, il giudizio parla proprio di comunicazione e ovviamente parla anche di una comunicazione abbastanza impegnativa, perché parla proprio anche di dichiarazioni. Cioè questa persona, nel caso in cui sia, vi ripeto, una persona del passato che torna da voi dopo tanto tempo, ha intenzione di dirvi qualcosa di molto importante, cioè per esempio che non vi ha mai dimenticato, oppure nel caso in cui sia una persona totalmente nuova, che siete state per lui un colpo di fulmine. D'accordo? Allora, la carta del giudizio si rifà a due segni zodiacali in particolare, l'Acquario e il segno dei Pesci. Quindi potrebbe ovviamente appartenere ad uno di questi due segni, quindi avere il Sole in Acquario o in Pesci, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi due segni, di queste due componenti, Acquario appunto e Pesci, nella propria carta astrale, cioè nel proprio tema natale, nei pianeti principali che vanno a strutturare la personalità, quali sono appunto Luna, Venere, Marte e Mercurio, d'accordo? Quindi in questi punti chiave potrebbe proprio appunto avere questi due segni zodiacali, cioè per esempio potrebbe avere la Venere in Acquario e Mercurio in Pesci e l'ascendente per esempio ugualmente in Pesci, d'accordo? Quindi vi ripeto, è una persona che ha intenzione di scrivervi a breve, è una persona a cui piacete tanto, una persona che, vi ripeto, vi vede proprio come un modo per poter in qualche modo iniziare una propria nuova vita. La carta del giudizio ovviamente ragazzi non
in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, è proprio rappresentato appunto questo arcano da uomini e donne che risorgono, quindi fuoriescono dalla propria tomba, dal proprio sepolcro. Quindi in realtà per questa persona avervi visto e conosciuto è come in realtà aver sentito di nuovo quel fuoco dentro della passione che evidentemente non provava da tanto tempo. Attenzione però che questa carta è molto significativa. Questa giovane come si sta comportando davanti a Casanova? Non si sta spogliando in maniera allegra, festosa e gioiosa, anzi, sta, vedete, mostrando comunque una certa timidezza. Quindi obiettivamente vi vede particolarmente ritrose. Allora, o perché voi non vi siete accorte evidentemente di questo spasimante, perché non tutti ovviamente lanciano dei segnali ben chiari, a volte sono particolarmente ambigui, oppure perché evidentemente in questo momento non desta particolare interesse, soprattutto nel caso in cui sia magari una persona del passato con la quale obiettivamente le cose non sono andate proprio benissimo. Di conseguenza siete particolarmente appunto fredde, ecco, come questa stupenda ragazza nei confronti di Casanova. Quindi ovviamente lui può avere tutta l'attenzione, l'attrazione, il desiderio che vuole nei vostri confronti, ma obiettivamente vi vede un po' ritrosa. Ecco perché il giudizio, ecco perché sta cercando di capire questa persona obiettivamente se voi possiate o meno ricambiare il suo desiderio e la sua attenzione. Per quanto riguarda la professionalità di questo individuo, quindi la professione, il lavoro, il mestiere che quest'uomo appunto svolge, sicuramente è un lavoro particolare perché generalmente appunto il giudizio ci parla di individui originali, creativi, particolarmente eccentrici, che amano molto il rischio, l'avventura. Quindi il giudizio potrebbe riferirsi ad esempio a chi ama gli spostamenti, a chi ama molto viaggiare. Per esempio, vi ripeto, potrebbe essere un aviatore, potrebbe essere comunque un marinaio, potrebbe essere un pilota. Amando molto appunto gli spostamenti, potrebbe amare i veicoli che ovviamente comportano e aiutano al movimento, allo spostamento. Quindi potrebbe essere per esempio un meccanico, quindi comunque una persona che viaggia anche frequentemente per motivi di lavoro, oppure potrebbe essere appunto un individuo, come vi dicevo poco fa, particolarmente eccentrico, quindi potrebbe appartenere al mondo dello spettacolo, al mondo della moda, al mondo appunto delle comunicazioni, perché il giudizio ha ovviamente in prim'ordine come significato proprio le comunicazioni, quindi potrebbe essere un giornalista oppure un professionista freelance, d'accordo? Quindi vi ripeto, potrebbe appartenere allo spettacolo, al mondo della moda, al mondo delle telecomunicazioni, dell'informatica, della cibernetica, potrebbe essere per esempio un astrologo, un meteorologo, potrebbe amare molto appunto la parapsicologia, l'astrologia, la tarologia, proprio perché, vi ripeto, è un personaggio molto creativo, libero, privo di pregiudizi, potrebbe occuparsi appunto di comunicazione, potrebbe essere per esempio anche un astronauta, perché no? Potrebbe essere un ingegnere che si occupa di, per esempio, esperimenti nucleari oppure spaziali. Potrebbe essere, vi ripeto, un pilota che si occupa di aerei, di veicoli. Quindi sicuramente è una persona particolarmente creativa, è una persona che ama il movimento e che probabilmente ha fatto proprio del movimento e di tutto ciò che comporta appunto lo spostamento, i viaggi, la sua stessa professione. D'accordo? Quindi è una persona molto energica, è una persona obiettivamente che non sa star ferma, è una persona che ha sempre mille idee e che ovviamente però le vuole portare a termine. D'accordo? Quindi queste sono le caratteristiche ovviamente principali per aiutarvi anche a conoscere meglio questa persona o a riconoscerla nel caso in cui appunto faccia già parte delle vostre conoscenze o appunto sia qualcuno del passato. In questa posizione invece appunto cerchiamo di capire gli elementi positivi obiettivamente del vostro ambito sentimentale, anche se qui già con questo giudizio direi che siamo partiti piuttosto bene. E qui abbiamo il 5 di denari. Allora, 5 di denari ci parla, vedete, di povertà
in questo caso ovviamente a livello metaforico, una povertà che riguarda la povertà d'animo. Quindi obiettivamente persone che molto probabilmente da un punto di vista emotivo fino ad ora vi hanno dato molto poco, ma tante gratificazioni per quanto riguarda l'attrazione fisica. Cioè il 5 di denari parla sicuramente di persone che ovviamente sarebbero assolutamente disposte a iniziare con voi una relazione molto passionale, perché il 5 di denari, se ha proprio una caratteristica principale e positiva, è proprio nella, diciamo, carnalità, nell'attrazione fisica, quindi obiettivamente persone che potrebbero farvi vivere delle grandi passioni. Attenzione però, perché il 5 di denari è anche la carta dell'amante, quindi obiettivamente sono persone che appunto da un punto di vista fisico e pratico potrebbero darvi tanto, però obiettivamente da un punto di vista emotivo non particolarmente appunto appropriate come persone nel caso in cui voi ambite ad una storia importante. D'accordo? Soprattutto alla luce del sole, perché generalmente in amore le carte di grado quinto rappresentano appunto delle storie nascoste, quindi triangolazioni portate avanti per lungo tempo. Quindi vi ripeto, persone in grado di farvi vivere una grande passione ce ne sarebbero, quindi non soltanto una, d'accordo? Quindi molto attratte da voi, cioè voi evidentemente avete un aspetto molto accattivante, siete veramente delle bellissime donne o comunque non passate veramente inosservate. E vi ripeto, ci sono più persone che in questo momento stanno in qualche modo aspettando un vostro cenno, questo sicuramente, però ahimè, ovviamente qui non abbiamo un 2 di coppe, abbiamo un 5 di denari, quindi vi ripeto, persone molto attaccate all'aspetto materiale ovviamente di una storia. Per carità, potrebbero farvi vivere delle grandi passioni, questo sicuramente, cioè non vi mancherebbe la passione, assolutamente, però chiaramente da un punto di vista emotivo, vedete qui c'è molta povertà, quindi persone che potrebbero lasciarvi o comunque in qualche modo allontanarvi in determinati momenti, quindi per esempio lasciarvi fuori al freddo, come vuol ovviamente far intendere metaforicamente questo arcano, cioè persone che per esempio, perché già impegnate ufficialmente, potrebbero dovervi in qualche modo tenere a distanza di sicurezza in determinati momenti, per esempio appunto nei momenti di vacanza o nelle festività. Quindi attenzione, perché sicuramente da un punto di vista passionale qui c'è tantissimo, però sono persone che obiettivamente da un punto di vista ufficiale, alla luce appunto del sole, potrebbero darvi veramente molto poco. Comunque vi ripeto, il 5 di denari parla di una situazione eventualmente stagnante che invece verrà egregiamente superata. D'accordo? Ovviamente nel caso in cui voi vogliate una grande passione. Qui la possibilità c'è, e addirittura più di una. Vediamo ragazzi in questa posizione però a questo punto che cosa vorreste voi, che cosa avete nel cuore, ma anche eventualmente appunto paure oppure gioie e speranze. Allora, e qui abbiamo ovviamente la regina di spade. Allora, in questo caso abbiamo la regina di spade. Allora, in realtà si parla di, in qualche modo, più che paure, fastidi, o comunque un grosso fastidio che avete nei confronti, in particolar modo, di una donna. La regina di spade generalmente in una stesa rappresenta proprio una nemica, o comunque una persona che per lungo tempo in qualche modo potrebbe aver messo i bastoni fra le ruote in riferimento a un vostro, per esempio, grande desiderio d'amore. Quindi potrebbe essere stata una compagna ufficiale appunto di un uomo che avete frequentato, o comunque potrebbe essere stata un'altra donna che si è intromessa in una vostra precedente relazione. Questo ha provocato questa energia di grande freddezza e di diffidenza portata appunto dalla regina di spade, per cui obiettivamente in qualche modo siete portate a dubitare di qualsiasi interesse possiate in qualche modo notare da parte di un uomo, o comunque tendete anche voi, proprio come il personaggio rappresentato appunto dalla carta del giudizio, ad andarci un po' con i piedi di piombo. Qui c'è stata una figura femminile
che vi ha lasciato l'amaro in bocca. La regina di spade, infatti, è generalmente una nemica o comunque una falsa amica particolarmente ostile, dalla quale appunto vi siete sentite o ostacolate o tradite. Potrebbe essere per esempio stata una vostra ex amica, ex collega, ex compagna, che però obiettivamente vi ha tradito nella progettualità, nei sentimenti e ovviamente nelle aspettative. D'accordo? Questa regina di spade, vi ripeto, è una donna che ad oggi sicuramente non vive particolarmente felice, perché è una donna generalmente molto sola, è una donna a volte anche coraggiosa, una donna volitiva, una donna che comunque sa andare avanti nella vita nonostante tutto e nonostante tutti, però obiettivamente è una donna molto spesso appunto ostile, una donna fredda che non sa ricambiare i sentimenti, che non sa essere particolarmente leale, come tipico un po' di tutti i personaggi di spade. È una donna che tende a controllare, una donna gelosa, è una donna appunto ostacolante, è una donna che tende a pettegolare, a spiare, in qualche modo anche a creare delle forti discussioni anche tra più persone, quindi è la classica zizzaniatrice per eccellenza. È una donna che quindi può diventare particolarmente pericolosa perché può anche calunniare una persona, quindi potrebbe anche averlo fatto per esempio con voi, ma lo fa perché è invidiosa, d'accordo? O per un senso morboso e malsano della vendetta, quindi potrebbe essere per esempio una donna che ovviamente ha visto il suo compagno perdersi, per esempio, nell'attrazione per voi. Questa cosa obiettivamente a questa donna non è assolutamente piaciuta, non è assolutamente andata giù, per cui in qualche modo ha sempre cercato un po' di vendicarsi o comunque di mettervi in cattiva luce, cioè di diffondere delle false notizie, delle fake news, diciamo, nei vostri riguardi, per quanto riguarda appunto la vostra vita, d'accordo? Quindi qui c'è effettivamente un elemento femminile ostacolante. Ragazzi, chiaramente una regina di spade può, ahimè, anche, mi auguro di no, ma appartenere alla vostra stessa famiglia d'origine, quindi potrebbe essere una sorella, potrebbe essere una cugina, potrebbe essere, nel caso in cui abbiate un rapporto veramente negativo con la vostra madre, appunto una mamma. Quindi è chiaro che il ruolo della regina di spade, diciamo, è a tutto tondo, quindi potrebbe aver fatto parte di determinati ambiti, in determinati ambiti della vostra vita, ma ahimè aver comunque creato delle difficoltà. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che, vi ripeto, è particolarmente sola ed evidentemente, visto che ha questi comportamenti, è chiaro che venga allontanata poi logicamente dalle altre persone, però, mi ripeto, ha un atteggiamento particolarmente negativo e ostile, o comunque è una donna che in qualche modo ha reso difficile, vi ripeto, la vostra vita sentimentale. Potrebbe essere una terza donna che si è inserita, per esempio, in un vostro rapporto o una compagna già preesistente di una vostra storia clandestina, di conseguenza una donna che però vi ha creato non pochi problemi. Quindi qui c'è sicuramente un'energia femminile piuttosto negativa, d'accordo? Generalmente la regina di spade, come tutti i personaggi di spade, appartiene ad un segno di aria, quindi acquario, gemelli o bilancia, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco appunto di questi tre segni zodiacali nella propria carta astrale, ovviamente nei pianeti principali che strutturano la personalità, proprio come vi dicevo prima con appunto il personaggio rappresentato dalla carta del giudizio, d'accordo? Quindi una forte compresenza dei segni d'aria, potrebbe avere per esempio Mercurio in gemelli, ascendente in gemelli e per esempio la luna in bilancia, d'accordo? Quindi obiettivamente una persona che tende comunque facilmente a mentire, una persona intelligente, ma che ahimè mette molto spesso la sua intelligenza al servizio appunto della menzogna e comunque molto spesso per purtroppo appunto in qualche modo fare qualche sgambetto di troppo ad altre persone. Generalmente la regina di spade non è, diciamo, particolarmente giovane, quindi è una persona che potrebbe grosso modo avere appunto
oltre i 40 anni o comunque dai 35 anni in su. Quindi obiettivamente non è appunto una ragazzina. D'accordo? Dunque è sicuramente, vi ripeto, un'energia comunque abbastanza impegnativa per voi. Vediamo ragazzi in questa posizione invece gli ostacoli veri e propri. Quindi obiettivamente che cosa ad oggi vi impedisce appunto di avere una storia effettivamente come voi la vorreste. Allora, in questo caso abbiamo il 9 di denari. Allora, ragazzi, sicuramente il 9 di denari in accezione negativa rappresenta appunto la truffa, rappresenta appunto la frode. Cioè, obiettivamente, gli inganni e promesse non mantenute che determinati individui potrebbero appunto farvi. Cosa vi dicevo con questo 5 di denari? Che obiettivamente qui ci sono molte persone disposte, comunque interessate a voi. Il problema però è ovviamente inerente al fatto che queste persone non sono del tutto in qualche modo interessate ad iniziare una storia a tutto tondo, ad esempio una storia ufficiale con voi. Quindi potrebbero farvi delle promesse di troppo, che poi non sarebbero ovviamente in grado di mantenere e quindi ingannarvi o illudervi. Potrebbero anche essere persone che potrebbero, pur di riuscire ad avervi, a consumare, appunto, vedete come in questo caso un rapporto con voi, ambire comunque a delle triangolazioni. Vedete, in questo caso abbiamo questa donna che è già sposata perché al suo fianco ha il compagno e ovviamente giovane Casanova che in qualche modo va a attrarla, diciamo così, per cercare di allontanarla, ma solo in maniera fugace, momentaneamente per una notte dal compagno ufficiale. Quindi ragazzi, obiettivamente in questo caso, questo 9 di denari parla proprio di triangolazioni, cioè purtroppo, ahimè, ci sono tante persone che comunque obiettivamente non hanno intenzione di lasciare il proprio tetto coniugale, la moglie, la compagna, la fidanzata, la convivente, ma amano, diciamo così, passare di fiore in fiore e coltivare delle relazioni parallele, relazioni terze, che ovviamente per loro sono assolutamente soddisfacenti, per, diciamo, il terzo incomodo, quindi in questo caso voi rispetto ovviamente alla coppia ufficiale, non è sicuramente un rapporto facile da gestire e da sopportare. D'accordo? Ecco, voi potreste aver incontrato sino ad ora, o ahimè incontrare anche nell'immediato futuro, persone che appunto potrebbero in qualche modo anche mentirvi o in qualche modo farvi credere che il proprio rapporto ufficiale possa essere in crisi, ma in realtà non sarà e non è così. D'accordo? Quindi sicuramente il 9 di denari parla di bugie, di menzogne, di inganni. Inoltre parla anche appunto di situazioni, vedete, frettolose, che non si mantengono a lungo, quindi qualcosa di fugace, di caduco, che dura poco e poi se ne va in fretta. Quindi sicuramente anche persone che potrebbero arrivare nella vostra vita velocemente per consumare appunto un rapporto con voi e poi obiettivamente allontanarsene. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso dovreste prestare attenzione innanzitutto alla differenza tra ciò che queste persone dicono e ciò che poi fanno. D'accordo? Perché in questo caso, con questo 9 di denari, si parla proprio di inganni, quindi di menzogne, persone che a parole possono dire di tutto, ma che poi nei fatti fanno tutt'altro. D'accordo? Quindi attenzione a persone che potrebbero essere impegnate, per esempio conoscenze social, che potrebbero fingere di essere assolutamente liberi e single, in realtà non sono né liberi né single. Proprio perché voi piacete molto da un punto di vista fisico e quindi persone che hanno tutto l'interesse in qualche modo di poter, vi ripeto, avere dei rapporti fisici con voi, ma semplicemente proprio per quanto riguarda l'attimo del rapporto, per poi ovviamente allontanarsi. Vediamo ragazzi invece in questa posizione
l'ambiente che vi circonda, quindi obiettivamente se emerge effettivamente qualcuno di interessante. Sì, qui abbiamo un re di spade, ecco, non particolarmente gioioso come individuo, però ovviamente è una persona comunque interessata. Allora, un re di spade, quindi sicuramente un uomo particolarmente severo, un uomo che non esprime necessariamente sempre appunto tutti i suoi sentimenti, una persona che teme molto di soffrire per amore, perché appunto come tutti i personaggi di spade potrebbe aver sofferto molto, ma una persona che ovviamente un cuore comunque ce l'ha, d'accordo? Ed è una persona molto interessata a voi. Le spade, come i bastoni, riportano ovviamente all'elemento fallico, quindi una persona oltremodo attratta ovviamente da voi, ma come tutti del resto lo abbiamo appena visto, ma anche una persona che potrebbe portare avanti il rapporto con voi, però chiaramente non è una persona semplice da gestire da un punto di vista caratteriale, perché vi ripeto, il re di spade è un uomo tendenzialmente particolarmente, diciamo, freddo, quindi è una persona anche abbastanza egoista che per esempio potrebbe volervi vedere nei momenti in cui lui reputa di potervi vedere o vuole vedere, una persona che mette per esempio in prim'ordine il proprio lavoro e la propria professione, una persona che obiettivamente non ama particolarmente i rapporti molto stretti. Generalmente i personaggi appunto di spade, soprattutto il re di spade, è un po' allergico, diciamo così, alle relazioni. Dunque potrebbe essere o un uomo divorziato, separato o vedovo, quindi una persona che non ha particolari rapporti ovviamente sentimentali in questo periodo, perché ha chiuso una storia importante, oppure potrebbe essere una persona che vive un rapporto ufficiale, però obiettivamente in maniera estremamente libera e direi anche libertina, cioè obiettivamente non è una persona che ovviamente ha il controllo fisso da parte della compagna ufficiale su ciò che ovviamente fa, per esempio nel momento in cui lo trova al telefono, nel momento in cui lo vede scrivere messaggi su WhatsApp o nel momento in cui lo vede sparire di improvviso per riunioni appunto inaspettate serali, d'accordo? Quindi o è una persona libera, ma obiettivamente vi ripeto una persona che ha avuto comunque un rapporto alle spalle che si è interrotto, spade, in maniera molto dura, difficile e anche dolorosa, oppure una persona che vive un rapporto ma obiettivamente in maniera del tutto amorale, quindi molto spesso lui e la compagna si sono probabilmente anche vicendevolmente traditi. D'accordo? Quindi non ci sono sentimenti nei confronti della compagna o comunque attrazione. Parliamo di un re, quindi da un punto di vista anagrafico, una persona adulta, anche in questo caso come la regina, generalmente i re hanno dai 40 a 45 anni in su, quindi è comunque una persona adulta. Per quanto riguarda ovviamente l'aggancio astrologico, anche in questo caso abbiamo come ovviamente primordine i tre segni d'aria, quindi appunto Bilancia, Gemelli e Acquario, o nel segno o nell'ascendente, perché ragazzi ha un peso fondamentale l'ascendente, oppure appunto per quanto riguarda il tema natale. Vi ricordo con la carta del giudizio che parlavamo proprio dei pesci e dell'acquario, quindi queste due persone potrebbero equivalersi, cioè l'individuo identificato appunto con il giudizio potrebbe essere proprio questo re di spade, le cui caratteristiche sono similari. Quindi vi dicevo appunto con la carta del giudizio una persona pronta a cambiare vita perché ha perso, per esempio, precedentemente qualcosa di importante, quindi una compagna o comunque ha chiuso un matrimonio, ad esempio. Per quanto riguarda la professione, anche in questo caso il re di spade rappresenta generalmente chi ha un posto di comando. Quindi sicuramente una persona abituata a comandare sugli altri e generalmente i personaggi di spade indossano una divisa, quindi potrebbe far parte delle forze dell'ordine, potrebbe essere un giudice, potrebbe essere un magistrato, potrebbe essere il camice di un medico, di un infermiere, piuttosto che di un capoturno, comunque qualcuno che ha un certo peso
diciamo, da un punto di vista professionale. Quindi una persona comunque intelligente, una persona comunque sveglia, ma anche in questo caso una persona che ha una lingua particolarmente tagliente. È una persona furba che potrebbe tenervi sotto controllo, perché vi ripeto, è una persona che ci va cauta proprio perché o è in particolar modo allergica appunto ai rapporti, diciamo, ufficiali e stretti, diciamo così, oppure è una persona che comunque non si fida perché in passato ha perso tanto. Di conseguenza è una persona che, come tipico di tutti i personaggi di spade, tende a spiarvi, quindi potrebbe appunto tenervi d'occhio. Cosa vi dicevo proprio con la carta del giudizio? Cosa sta facendo questo giovane Casanova con questa bellissima ragazza? La tiene d'occhio, cioè vuole cercare di capire se obiettivamente ci possa essere o meno dell'interesse da parte vostra. D'accordo? Quindi vi vado a confermare la presenza qui di qualcuno molto interessato a voi con queste caratteristiche. Vediamo ragazzi invece in questa posizione appunto il karma, cioè diamo la parola al karma e ovviamente che cosa vi accadrà in amore per quanto riguarda appunto il prossimo immediato futuro, qualcosa che appunto il karma ha già in qualche modo scelto sulla vostra strada. Vediamo un po'. E qui abbiamo il fante di denari. Allora ragazzi, il fante di denari è appunto un individuo che è molto, anche lui ovviamente, interessato a voi, un individuo interessato a voi ma particolarmente giovane, perché appunto il fante di denari ci parla generalmente di chi ha a livello anagrafico al massimo una trentina d'anni, comunque dai 35 anni o meglio 30 anni in giù. È una persona, anche questa molto interessata a voi, alla ovviamente aspetto carnale del rapporto perché parliamo di denari, ed è una persona che appunto vi contatterà, anche questa persona ha intenzione di contattarvi a breve, perché parliamo appunto di un fante, e anche lui esattamente come questo re di spade vi sta tenendo d'occhio. Però non tanto per sfiducia come nel caso del re di spade, ma perché in questo caso il appunto fante di denari è una sorta di iperprogrammatore, cioè una persona ben poco spontanea che prima di fare un passo lo programma e prevede in ogni minima sfaccettatura, direi in maniera quasi ossessiva e ossessionante, prima appunto di compiere questo stesso passo, cioè una persona che non si muove mai per niente. Quando si muove deve essere sicura al 100% e deve sapere esattamente cosa dirvi, quando dirvelo e perché dirvelo, con il tono giusto e con l'approccio giusto, cioè una persona che obiettivamente potrebbe addirittura ripetersi 100 volte davanti allo specchio a memoria la frase da dedicarvi. D'accordo? Quindi è una persona ben poco spontanea, vi ripeto, molto interessata a voi, ma che ha un atteggiamento poco appunto spontaneo, poco diretto. Non dico poco pulito, perché in riferimento ai personaggi di spade, i personaggi di terra comunque tendono a non avere, diciamo, la menzogna come, diciamo, modus operandi, però obiettivamente comunque tende un po' troppo a lasciarsi anche lui poco andare all'emotività, cioè non è un fante di bastoni, è un fante di coppe, d'accordo? Quindi non è una persona che vi scriverà qualcosa di romantico sulla scorta proprio di un desiderio imperante, è una persona che nel momento in cui vi riscriverà sicuramente è una persona che saprà cosa dirvi perché se l'è studiato a memoria, d'accordo? È chiaro che il fante ovviamente rappresenta quindi qualcuno che comunque ha molta curiosità di potervi conoscere, perché anche in questo caso è una persona che sente di conoscervi poco, anche in questo caso deve prendere un po' i contorni della situazione, però è molto più ottimista rispetto al re di spade che ha invece una visione particolarmente pessimistica, d'accordo? Invece il fante obiettivamente è una persona che vi contatterà sapendo e dando direi anche quasi per scontata
una sua riuscita, quindi un successo. Perciò in realtà non ha una visione negativa di voi, è una persona che però vi desidera e che sarà sempre molto poco spontanea con voi, questa persona, questo sicuramente. Parliamo di denari, quindi è una persona che si presenterà a voi con un fare inizialmente amichevole. Quindi vi ripeto, non è una persona che appunto vi scriverà sulla scorta di un desiderio, appunto di un sentimento, di un'emozione, cioè è una persona che fingerà, sottolineiamo il fingerà, di in qualche modo voler iniziare una conoscenza molto tranquilla, molto serena con voi, potrebbe essere la classica conoscenza social, d'accordo? Quindi una persona più giovane di voi, al contrario invece del re di spade che è una persona più grande di voi o comunque coetanea, d'accordo? Quindi una persona più giovane che a breve assolutamente ha intenzione di scrivervi per potervi vedere, incontrare e conoscere. Quindi è un piccolo passo, vi ripeto, non vi aspettate una serenata, è un piccolo passo, ma concreto verso una nuova conoscenza che potrebbe aprirsi. Vediamo ragazzi in questa posizione che cosa a questo punto vi viene consigliato appunto invece dagli arcani. E qui abbiamo la carta della scelta, la carta degli amanti, certo, d'accordo, perché obiettivamente voi vi troverete appunto, vi dicevo, di fronte a più opportunità, non vi mancheranno ragazzi, cioè abbiamo ovviamente questo 5 di denari con questo 9 di denari, quindi tutti questi personaggi ovviamente molto attratti da voi, interessati però soltanto diciamo a consumare un paio di incontri, quindi persone anche generalmente impegnate, comunque abbastanza false, bugiarde. Abbiamo questo re di spade che ricalca esattamente questo diciamo personaggio che ci viene indicato dalla carta del giudizio, dall'arcano maggiore del giudizio, e ovviamente anche questo fante di denari. Quindi ragazzi qui le possibilità non vi mancheranno, cioè obiettivamente qui ci saranno diverse persone disposte appunto in qualche modo a iniziare un rapporto con voi. È chiaro che però ragazzi la scelta aspetterà a voi, la carta degli amanti. Non sarà una scelta molto facile perché la carta degli amanti non parla generalmente solo, vi ripeto, di una scelta banale tra ovviamente il ragazzo che mi piace di più, il ragazzo che fisicamente corrisponde maggiormente alle mie idee, diciamo, il mio ideale di bellezza. No, in questo caso sarà anche una scelta dettata, come tipico della carta degli amanti, appunto una scelta dettata da emozioni. Quindi obiettivamente entrambe queste persone, in particolar modo questo re o ovviamente questo fante, vi creeranno delle emozioni importanti, quindi sicuramente vi piaceranno entrambi e dunque obiettivamente la scelta sarà particolarmente dura. Ovviamente ragazzi come scelta però non si sta parlando unicamente di una scelta tra due persone, cioè voi potreste inizialmente in qualche modo frequentare questo appunto re di spade e scegliere eventualmente successivamente se continuare la frequentazione con lui o interromperla, oppure potreste scegliere di eventualmente abbinare contemporaneamente la conoscenza tra questo re di spade e questo fante di denari, oppure successivamente potreste scegliere e decidere se continuare la frequentazione con questo fante di denari e rimanere comunque single. D'accordo? Soprattutto nel caso in cui voi siate, per esempio, persone impegnate e quindi ovviamente sposate, fidanzate o conviventi, in questo caso appunto avreste una scelta abbastanza importante, ecco perché appunto dolorosa, da fare nel caso in cui appunto vi lasciate andare ad una storia per esempio clandestina con un altro uomo, tradendo il vostro compagno. Quindi obiettivamente vi ripeto, qui ci sono delle scelte che verranno fatte. Ovviamente ragazzi però in tempistiche molto veloci, proprio perché appunto la carta degli amanti ci parla sicuramente di qualcosa che evolve molto rapidamente e che voi in qualche modo vorrete andare a gestire e a chiarire. D'accordo? Perché la carta della scelta, quindi degli amanti, parla proprio di scelta, di decisione, di chiarimento, che partirà innanzitutto da un chiarimento dentro voi stessi. Quindi il consiglio è sicuramente di guardarvi dentro. Quindi sicuramente di fidarvi del vostro intuito e di agire di conseguenza, perché la scelta che andrete a fare sarà sicuramente la scelta giusta. D'accordo?
Per quanto riguarda le tempistiche, generalmente vi dicevo, comunque la carta degli amanti parla di tempistiche veloci, quindi da 15 giorni al massimo a 2-3 mesi. Quindi entro appunto l'estate, la fine dell'estate, addirittura entro il mese di settembre, qui sicuramente ci sarà una scelta importante da compiere. Tra l'altro, appunto, la carta degli amanti è legata in particolar modo al segno della Vergine, d'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, anche proprio oltre il mese di settembre, qui ci sarà una presa di posizione molto importante da parte vostra. Seguite ovviamente, ragazzi, vi ripeto, il vostro istinto e ciò che vi fa stare bene. Quindi il vostro cuore, le vostre emozioni, d'accordo? Quindi quello che fa stare bene voi. Io lo ripeto sempre, ragazzi, tutti noi abbiamo diritto alla felicità. D'accordo? Di conseguenza scegliete ciò che fa stare bene, ovviamente, in primo ordine voi. Quindi fidatevi del vostro intuito, del vostro cuore, ponderando bene ovviamente ogni situazione prima di agire, perché sarà una scelta importante. In seconda battuta, la carta degli amanti è legata ad altri due segni zodiacali, il Toro e i Gemelli. Gemelli, quindi di nuovo il rimando a un segno d'aria e il Toro un segno di terra. Questo fante di denari, che come tutti i personaggi di denari generalmente appartengono proprio a uno dei tre segni di terra, quindi Toro, Capricorno o appunto Vergine. D'accordo? Quindi dovrete proprio scegliere tra l'aria e la terra. Quindi una scelta direi quanto mai difficoltosa, anche perché sono individui totalmente diversi. Vediamo in quest'ultima posizione appunto il futuro, cioè obiettivamente che cosa vi accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni o comunque a seconda del valore di questa carta, il valore temporale di questa carta in amore. La scelta, ok, abbiamo capito. Allora ragazzi, qui avete sicuramente una scelta importante da compiere, perché il 7 di coppe è una carta di conquista, una carta di successo, una carta di compimento, quindi di risoluzione di varie problematiche, quindi anche di scelta, perché la carta successiva appunto a una carta di grado sesto è una carta proprio di grado settimo, quindi questa scelta ci sarà, verrà fatta con il cuore coppe e sicuramente vi porterà a un momento, un periodo di grande successo da un punto di vista affettivo. D'accordo? Quindi i vostri sogni, le vostre speranze si realizzeranno e tutto procederà esattamente come voi vorrete. Il 7 di coppe però parla di più incontri e di più conquiste, quindi vi ripeto, voi potreste proprio abbinare questa doppia conoscenza e nel caso in cui voi siate impegnate anche abbinarla al vostro compagno ufficiale. Parla anche di riappacificazioni, appunto di un rapporto riallacciato dopo molto tempo, quindi come vi dicevo appunto con la carta del giudizio, un rapporto che però diventerà molto importante e che avrà la meglio su tutte le difficoltà del momento. D'accordo? Attenzione perché appunto il 7 di coppe potrebbe proprio parlare di un rapporto, di un amore che pur essendo non del tutto libero, però sarà comunque felice. D'accordo? Quindi vi ripeto, potreste abbinare più conoscenze anche al vostro compagno ufficiale nel caso in cui lo abbiate. D'accordo? Il 7 di coppe quindi parla dell'inizio di una frequentazione che voi andrete a scegliere, ci saranno molti incontri, vedete, eroticamente molto molto importanti. Quindi parla di fidanzamento, parla di matrimonio, comunque conclusione positiva di una conoscenza e di un rapporto. Sicuramente, vi ripeto, parla appunto di scelta a seguito di incontri veramente molto importanti e a seguito anche di una comunicazione importante, perché appunto la carta del 7 di coppe parla proprio di telefonate importanti. D'accordo? Quindi sicuramente ci sarà un momento dialogico che voi andrete a vivere con grande positività che potrebbe proprio portare ad esempio ad una riappacificazione, ad un chiarimento con una determinata persona. D'accordo? La carta del 7 di coppe è legata, per quanto riguarda appunto i giorni dell'anno,
ai giorni che vanno dal 28 di settembre al 1° di ottobre. Quindi vi dicevo con appunto la carta degli amanti che qui abbiamo una scelta importante che verrà fatta entro fine estate, quindi grosso modo appunto nel mese di settembre, e difatti poi dal 28 settembre al 1° di ottobre ci sarà questa forte energia appunto con questo 7 di coppe che vi porterà appunto ad una scelta, di conseguenza ad un rapporto veramente molto bello, d'accordo? Dunque, una stesa veramente molto bella, qui sicuramente non vi mancheranno le possibilità. Ora però direi di appunto chiedere agli oracoli appunto dei Sexual Magic Oracles che cosa appunto accadrà nello specifico con questo re di spade, con questo fante di denari e come ovviamente andrà la vostra scelta finale con questo 7 di coppe. Vediamo un po'. Quindi ne estraiamo 3 ovviamente in questo caso invece che appunto i soliti 2 oracoli, proprio perché obiettivamente è una situazione molto più complessa e variegata obiettivamente del previsto. Vediamo un po'. Perfetto, allora perfetto, vediamo con questo re di spade come appunto procederanno le cose. Allora, in questo caso abbiamo una carta direi molto forte che appunto è la carta dell'estasi. Quindi obiettivamente, vi ripeto, con quest'uomo, ve lo dicevo appunto, il re di spade, spade e bastoni rappresentano l'elemento fallico, qui ci sarà ovviamente una grande passione. Una passione anche fatta, vedete appunto, di comunque giochi anche erotici particolari, non necessariamente ragazzi posizioni eclatanti o comunque eccentriche, ma comunque anche piccoli gesti che ovviamente vi faranno capire che sicuramente tra voi e questa persona c'è un feeling fisico irresistibile, d'accordo? Quindi sicuramente quest'uomo non vi sarà indifferente, anzi, ovviamente in una sorta di crescendo di conoscenza e di approfondimento, ovviamente tra di voi la situazione migliorerà ovviamente sempre di più, d'accordo? Quindi sicuramente tra voi e questa persona ci saranno degli incontri molto focosi e ovviamente molto importanti che porteranno appunto a momenti di effettivamente estasi, d'accordo? Quindi un rapporto eroticamente molto forte. Vediamo invece appunto con questo fante di denari come procederà e qui abbiamo la carta della coscienza. Allora ragazzi, sicuramente questo rapporto, quindi con questo giovane ragazzo appunto vi metterà in discussione perché obiettivamente voi vedete sarete molto corteggiate, coccolate da questa persona. Questa situazione potrebbe anche crearvi dei momenti di imbarazzo, ma vi porterà ad avere sempre più consapevolezza del vostro valore e ovviamente servirà proprio come ago della bilancia per effettuare la scelta giusta, cioè tutti i vostri punti interrogativi, i vostri dubbi, in qualche modo verranno risolti. Però è chiaro che evidentemente questo rapporto, vi ripeto, creerà comunque dei momenti di riflessione, non di difficoltà, ma di riflessione per quanto riguarda appunto la vostra coscienza. Cioè arriverete a chiedervi se questa persona è veramente la persona giusta per voi, se è la persona che amate, a cui volete obiettivamente bene e se è la vostra persona del domani. Cioè se in realtà è la persona giusta con cui trascorrere evidentemente il proprio futuro. Quindi sicuramente è un rapporto che non vi lascerà indifferenti, ma che obiettivamente
vi porrà comunque dei dubbi se ovviamente procedere o meno con questa relazione. Cioè, a mio avviso, vivrete in maniera molto più piacevole il rapporto con questo re di spade. Vediamo invece appunto in ultima analisi, e qui bellissima carta, abbiamo la carta appunto del romanticismo, ossia appunto in questo caso appunto voi vivrete, e ve lo riconfermo, un rapporto d'amore, ve lo dicevo con il 7 di coppe, che appunto qui avremo una storia molto importante. Avremo una storia molto bella che potrebbe diventare appunto un matrimonio, un fidanzamento, comunque una storia ufficiale, o comunque anche se non ufficiale, quindi un rapporto comunque con una persona già impegnata, ma un rapporto che vi renderà serene e felici, perché vi sentirete appunto, vedete, ricambiate nei vostri sentimenti, nei vostri desideri, nelle vostre aspettative, nei vostri gusti. Cioè questa persona amerà esattamente come voi il romanticismo. È una persona sognante, una persona comunque poetica, è comunque la persona giusta che evidentemente, pur essendo magari anche impegnata, saprà però non trattarvi come un ritaglio di tempo, ma come la donna giusta per lui. D'accordo? Quindi sicuramente ci saranno dei momenti molto belli, molto importanti, incontri che non saranno solo incontri erotici, quindi molto forti, ma incontri in cui darete libero sfogo appunto anche ai vostri sogni, alla vostra fantasia, dolcezza, tenerezza. D'accordo? Quindi il vostro cuore finalmente troverà il posto giusto in un momento di impeto romantico che andrà a caratterizzare questa storia, quindi una storia che diventerà obiettivamente molto importante. D'accordo? Quindi, come vi dicevo con il 7 di coppe, farete obiettivamente la scelta giusta. D'accordo, ragazzi? Di conseguenza, ovviamente è una stesa molto bella. Gli oracoli vanno obiettivamente a confermare comunque anche i vari arcani maggiori e appunto minori estratti di volta in volta, dunque una stesa logicamente direi ben fatta e assolutamente una gran bella stesa. Quindi sicuramente non vi mancheranno, diciamo, corteggiatori, amanti, ma soprattutto la possibilità di essere veramente felice di fare la scelta giusta, ovviamente però nei prossimi mesi, quindi in particolar modo verso fine estate, inizio autunno. D'accordo? Di conseguenza, come sempre, mi raccomando, buona fortuna e soprattutto a presto!